guardarsi allo specchio dopo 20 anni di lavorare in un'azienda e dire ma io praticamente ho lavorato solo a progetti che poi sono stati terminati, a cose che non me ne fregava niente, ascoltare esigenze dei clienti che mentre le ascoltavo pensavo ma sta cosa è completamente inutile. Lì sarei entrato molto più in crisi. Allora ho fatto la scelta di dare tutto quello, di lavorare alle cose che mi interessavano, dandole gratuitamente. Allora, Salvatore, tu sei un informatico molto influente nel campo dello sviluppo software, ma sei anche uno scrittore di libri, una persona eclettica ed è veramente un piacere averti qua perché il focus di questo podcast è proprio carriere non convenzionali, quindi professionisti che provano tante cose. Però la prima domanda per partire subito è sull'università, perché in realtà io ho visto che tu ti appassioni di programmazione già da piccolissimo, già a 5-6 anni, comunque cominci un po' a smanettare perché tuo padre era programmatore di PLC, ti porta a casa i primi computer, quindi ti appassioni, 10-11 anni sei già a comprare le riviste di informatica, quindi sapendo come sei partito e sapendo dove sei arrivato, io non riesco a capire perché dopo il liceo ti iscrivi ad architettura a Palermo, quindi partiamo da lì. Uno dei motivi probabilmente di tipo storico, perché l'informatica in quegli anni non era quella di adesso, quindi non era così, c'era già il Politecnico di Torino, l'Università di Informatica di Pisa, eccetera, eccetera, diversi atenei, però avere una carriera nell'informatica non era considerata una cosa necessariamente di pregio, nel senso che sì, era una carriera diciamo un po' fumosa, le sorti che ti sarebbero toccate non erano, diciamo, delle più chiare. Eh, e poi mi sembrava troppo applicata come disciplina. Io non volevo essere più una persona di idee, non lo so, un fisico, un architetto, mi sentivo, diciamo, più affine a degli studi che potessero in qualche modo avere uno spazio, una prospettiva più ampia. L'informatica, tra l'altro, essendo che l'avevo anche frequentata, da certi punti di vista mi dava l'impressione di essere troppo ingegneristica, quindi tra l'altro l'informatica e l'architettura hanno anche dei punti di contatto, comunque c'è una progettazione in tutte e due le discipline, ci sono dei limiti in tutte e due le discipline imposte diciamo dall'hardware, dalla velocità, dagli algoritmi o dalla forza di gravità e dal fatto che gli spazi devono essere vissuti nella maggior parte dei casi, non è che non fai diciamo un tempio a Giove, eccetera. Eh, quindi ho detto, ma comunque l'informatica è una cosa che ho già frequentato, che rimarrà nella mia vita probabilmente, e quindi mi iscrivo in architettura. E in effetti non era stata una cattiva idea perché ho visto che l'architettura mi interessava moltissimo, solo che non mi è piaciuto l'ambiente accademico che ho trovato. La mia facoltà era il primo anno, credo, in assoluto, del numero chiuso di architettura a Palermo. C'era stato un infighettimento bestiale da un anno all'altro e c'erano tutti questi miei colleghi diciottenni con la 24 ore, col tailleur, arrivavano proprio serissimi, pantaloni, mocassini. C'era da un lato la gente quindi che mi sembrava già emulasse ciò che doveva essere senza ancora esserlo. I professori in certi contesti mi erano apparsi pure loro carenti. Un'altra parte degli studenti di architettura aveva scambiato architettura per una disciplina, diciamo, completamente artistica, quindi disegnavano l'impianta affinché la pianta sembrasse bella, non il progetto, diciamo, avesse un significato. Ho detto, ma sai che c'è quasi quasi io da qui me ne vado, perché mi sembra che quel fervore culturale che io immaginavo alle scuole superiori, che pensavo di trovare all'università, non c'era. Poi ho scoperto che non c'era in nessuna facoltà perché semplicemente l'università si era spappolata nel frattempo e non era più come nei ricordi di quelli che l'avevano frequentata negli anni 60, 70 e 80. Però lì per lì ho detto, vabbè, me ne vado. Però non ero ancora pronto ad andarmene, ma accadeva nel frattempo che io continuavo a programmare perché avevo dato come prime materie in architettura matematica 1, fisica e così via. E quindi per risolvere dei problemi che avevo con le materie, per fare delle simulazioni, scrivevo dei piccoli programmini
che mi aiutavano. Da lì poi ho installato Linux perché ero a Palermo, avevo un mio computer nuovo in una mia casa, quindi potevo stare al computer tutto il tempo che volevo, avevo tempo libero e così via, perché frequentavo le lezioni di giorno, ma insomma c'era tanto tempo. E quindi la passione per l'informatica in qualche modo ha preso spontaneamente il sopravvento sull'architettura, perché ho pubblicato delle cose di sicurezza informatica su una mailing list che allora era lo standard nazionale e mi è arrivata una chiamata di lavoro da Milano. Allora, io già ero titubante col percorso che stavo intraprendendo in architettura. In più mi chiamano e mi dicono: Senti, ma vuoi venire a lavorare qua? Ho detto quasi quasi, ci proverei. Avevo 20 anni. Ho detto proviamo, andiamo, andiamoci. E parto per Milano. E da lì praticamente poi a Milano ho provato di nuovo a iscrivermi in informatica stavolta, ma mentre lavoravo, ma ho frequentato il primo mese, ho visto che anche lì c'era un pressappochismo. Mi ricordo che per esempio l'esame di programmazione 1 era progettato sul fatto che gli studenti erano mediamente incapaci di programmare, quindi era stato progettato l'esame affinché fosse facile passarlo, non affinché gli studenti in effetti avessero poi le basi della programmazione. Ho detto, vabbè, come architettura non mi voglio laureare neanche in informatica. E lì è finita la mia carriera universitaria. Stavo pensando com'è cambiata la società, cioè in questo momento gli informatici veramente forse sono, non so, specialmente in certi contesti, specialmente magari in California, eccetera, ma sono quasi i nuovi calciatori, no? Quindi immagino che tu non ti saresti mai aspettato, ci sono offerte di lavoro di OpenAI a $1 milione all'anno per se sei, diciamo, informatico super esperto di machine learning. È interessante vedere come quando tu magari eri giovane non ci si venisse considerata quasi un tipo di lavoro secondario, non tanto nobile. Insomma, è cambiato un bel po' la società su questo, no? In maniera radicale, a fronte probabilmente di una preparazione maggiore, media, superiore ai tempi, si faceva fatica a trovare dei lavori ben remunerati. Io mi ricordo addirittura mio padre che mi vedeva programmare dalla mattina alla sera e mi diceva: Ma tu che stai sempre a programmare, pur lui essendo una persona del settore, mi diceva: Ma tu che hai questa passione, ma che devi fare poi di lavoro? E io in effetti concordavo con lui e dicevo: Sì, in effetti, cioè, questa cosa è molto interessante e divertente, ma che cos'è che farò? Perché non era affatto chiaro che ci fosse la possibilità di una carriera. I programmatori erano pochi, su settori verticali potevi andare magari a scrivere, che ne so, i software delle banche, non esisteva internet, non c'erano le start-up, era molto complicato, specialmente in Sicilia. Pazzesco, pazzesco. E l'altra cosa che mi ha fatto pensare è i punti in comune tra architettura e informatica, a cui non avevo mai pensato, cioè mi sembravano due discipline completamente diverse, poi ragionandoci adesso, tanto ho pensato che in effetti anche i programmatori a volte vengono chiamati architetti di software, no? Perché se devi costruire un sistema è come un po' costruire un edificio, devi costruire le fondamenta, le basi e poi tutti i livelli superiori ed in entrambe le discipline in realtà, cioè forse ingenuamente uno può pensare che l'architettura sia molto estetica e informatica sia molto fredda e in realtà poi quando ci entri un attimo scopri che chiaramente l'architettura ha tutta la parte ingegneristica e di calcolo e l'informatica, se qualcuno ti segue, lo sa che tu hai un rapporto con l'informatica in cui c'è molto anche l'estetica, no? Io ho visto che tu a volte dicevi, cioè il codice deve essere bello prima e poi utile, quasi un side effect, quasi un effetto secondario. E credo che non sia scontato per chi non ci è dentro. Quindi vorrei sapere anche questo rapporto che tu hai con l'estetica, con la bellezza, da dove viene o se per te è sempre stato scontato che il codice dovesse essere così. Io ci credo moltissimo anche al fatto che la bellezza debba trasparire, perché molti informatici concorderanno sul fatto che il codice debba essere ben scritto e così via, ma più che una bellezza che si vede solo se tu apri il coperchio della tua automobile e vedi il motore, diciamo, che ha una sua armonia progettuale, parlo di una bellezza emergente. Perché quando il software è ben progettato, di solito questa bellezza si ripropone poi anche
dal punto di vista di ciò che è l'esperienza, diciamo, utente, nelle interfacce, nei concetti. Spesso i software, nelle user interface, non fanno altro che ricalcare certi pregiudizi progettuali che ci sono dentro il software, perché vuoi o non vuoi, l'interfaccia utente in qualche modo deve seguire il modo in cui funziona un software all'interno. Per esempio un CAD, se usi SolidWorks, avrà delle primitive che rispecchiano il modo in cui il motore poi di progettazione solida che c'è sotto fa le trasformazioni. Quindi se fa fondamentalmente estrusioni, rotazioni e poi intersezioni di solidi, l'interfaccia utente sarà fatta così e così via. Quindi credo che la bellezza interna del software si riproponga all'esterno, tanto per iniziare. E poi, siccome comunque è vero che l'interfaccia utente che è vista dal- dall'utente è quella, diciamo, quella grafica o quella a comandi, o la API, cioè il modo in cui parli a un altro programma, il modo in cui un programma parla a un altro nel caso di un database. Poi però un software ha sempre due utilizzatori, specialmente un software open source o un software che deve essere modificato per molti anni. Un utilizzatore è l'utilizzatore finale, ma l'altro utilizzatore è gli altri programmatori che nel corso degli anni vi avvicenderanno e dovranno modificare e mantenere questo software. E la bellezza è importante anche per costoro che dovranno gestire questo software. Quindi un bel software progettato bene con dei moduli che hanno una separazione corretta delle loro, diciamo, funzionalità, poi saranno molto facili da modificare, da estendere, da riscrivere persino e così via. Eh, quindi per me, diciamo, la bellezza è assolutamente un fine e credo che abbia anche un'implicazione pratica, quindi non è una bellezza futile, non è un decoro, un ornamento, un fregio, anzi a volte la bellezza può essere confusa con il fare le cose strane. Posso scrivere questo software per fare questa cosa qua, ma io quasi quasi mi invento un modo particolarissimo di farla per far vedere che sono bravo e per far sì che questa cosa abbia una bellezza arzigogolata. Questa non è una bellezza che mi interessa. La bellezza che mi interessa invece è più che altro la ricerca tra tutto lo spazio delle soluzioni progettuali della cosa più semplice e più interessante. È un atto creativo questo. Ti faccio un altro paragone molto molto interessante con l'architettura. In architettura si dice che quando tu progetti non stai utilizzando alcuna creatività, perché la creatività la metti solo quando tu inventi il tuo sistema architettonico. Quindi quando tu enunci i principi della tua architettura, che sono fatti per esempio, non lo so, per gli strutturalisti, sono un tipo questi principi, per gli antichi greci erano altri principi. Quando tu li enunci, lì c'è il momento creativo. Quando poi tu utilizzi questi principi per fare un edificio, li stai solo applicando, quindi là devi essere più ingegnere, devi avere la sensibilità di capire come applicare quei principi nel caso specifico di ciò che stai progettando. Io credo che con l'informatica sia molto simile il discorso, quindi tu programmi per i primi anni, ti fai un'idea di che cos'è il software per te e di tutte le possibilità in cui si possono risolvere i problemi, quali siano quelle che ti interessano. Per esempio, sei una persona che fa un sacrificio progettuale, piuttosto che rendere il software più complicato, sei disposto a sacrificare qualche funzionalità, tipo il 5% di funzionalità per il 50% di semplicità. Questo per me è un buon trade-off. Invece guarda Google. Google per il 3% di performance sacrifica il 99% della semplicità. È un approccio diverso, quindi i sistemi, diciamo, il sistema architettonico per gli architetti, ma il sistema invece progettuale del software, per esempio per me e per gli ingegneri di Google, è molto diverso. E qui c'è la scelta artistica nell'informatica, la scelta della bellezza che sia la performance massima o l'equilibrio massimo tra le parti o la massima affidabilità e così via. È estremamente interessante quello che hai detto, quindi sì, la parte più creativa è sulla definizione dei principi, poi quando invece e risuonano molto queste parole nei lavori nei lavori che io ho fatto,
comunque erano in multinazionali, in cui la parte creativa, per esempio, a me è venuta molto meno, mi è mancata tantissimo. Ed è per quello che io infatti ho fatto un sacco di progetti secondari su internet, tutto quello, cioè quella è la mia parte creativa, questa è una cosa anche molto tipica degli informatici, magari lavorano a Google e poi di sera programmano e fanno i loro progettini su GitHub o lavorano sugli open source, perché nelle multinazionali non è richiesta purtroppo la parte creativa. Sono delle scuole eccellenti per altri tipi di qualità o di skill, per esempio l'esecuzione, l'organizzazione, il saper lavorare in gruppo, eccetera. La parte creatività, se tu ce l'hai dentro, e credo che tutto sommato tutti ce l'abbiano dentro, o almeno in parte, questa parte soffre un po'. Ehm, Tu hai sempre, anche tornando indietro con la storia, ehm, quindi so che hai trovato un bug a un certo punto, l'hai comunicato in una community, ti hanno contattato, sei appunto andato a Milano, poi sei tornato in Sicilia, e comunque nella storia, nella tua storia, poi sei sempre rimasto in Sicilia, quindi hai sempre scelto di lavorare come informatico indipendente, quando chiaramente considerando, e poi ci arriveremo a Redis, quello che hai sviluppato, avrei avuto fior fiori di richieste, mille aziende che ti volevano in California, in America, di qua, di là. L'hai sempre schivata perché avevi paura che ti, diciamo, tarpassero le ali o ti ingabbiassero un po' in questa parte di creatività, o eri legato al tuo territorio e non volevi lasciarlo? Com'è stato questo? Perché è una scelta insolita, diciamo. La cosa che dici ha avuto un ruolo decisivo, il fatto che io non sono mai voluto andare a lavorare per una grande società, perché ero convinto che in una grande società il ruolo che finisci per avere è marginale. Specialmente non puoi decidere come vuoi fare le cose. Tra l'altro io credo che le grandi corporazioni beneficerebbero da una maggiore creatività dei propri dipendenti. Il problema è che quando tu permetti a un dipendente di essere creativo, oltre a rendere i processi meno omogenei, gli dai molta più importanza al tuo dipendente, perché a quel punto non ne puoi fare più a meno. Per esempio, questa spinta così forte nella omologazione dei framework JavaScript per fare, diciamo, il front-end risponde a questa necessità, una necessità di facilità di licenziamento, perché se io scrivo il JavaScript come mi va, imposto il sito come mi va e così via, poi arriva un altro, non capisce niente di quello che ho fatto. Invece se io creo un sistema standard, i dipendenti diventano, diciamo, secondo me, non lo so, dei colletti blu, lo posso mandare uno, ne prendo un altro, tanto sempre React o Angular sarà da gestire e così via. Però oltre a questo c'era anche la questione che io non mi sarei mai trasferito per un momento, per una questione molto semplice. Sono convinto che l'Europa continentale, quindi specialmente diciamo il Nord Italia, Francia e Germania, siano la vetta, diciamo, in questo momento della cultura umana. Lo so che non sembra perché tutto arriva dagli Stati Uniti, però anche se i loro sistemi economici permettono poi di sviluppare le idee che vengono fuori dall'umanità e anche spesso di avere i maggiori capitali per fare certe ricerche fisiche, sulla fisica e così via, sono convinto che molte cose sono state però partorite in Europa e anche che l'Europa abbia la migliore qualità della vita media, specialmente se si guarda la popolazione più debole. Quindi diciamo da noi chi sta male sta peggio che quasi da tutte le altre parti del mondo. E in particolare l'Italia, che noi tanto bistrattiamo, credo che sia un luogo accettabile nel quale vivere, dove c'è una buona qualità della vita, dove gli anziani non vengono, diciamo, dimenticati dalla popolazione più giovane, dove c'è un certo bilanciamento tra la vita lavorativa e quella personale. Se stai male vai all'ospedale, ti curano e così via. Quindi pensavo, a me in generale preferirei stare in Europa. Poi per esempio l'Europa è molto complicata, per esempio se vado in Andalusia o in Sicilia è diverso che stare a Barcellona o a Milano, chiaramente. Però in realtà il delta tra Catania e Milano è molto inferiore al delta che c'è tra il Milano e San Francisco. Qua magari, non lo so, vai più spesso a mare e sono tutti più rilassati, però poi vai all'ospedale, devi stare attento che non ti ammazzino, quindi ci sono dei trade-off.
però ecco, il modello di vita è simile e quindi preferivo rimanere qua. Sarei andato, credo, abbastanza tranquillamente se fosse stato necessario a Milano o a Firenze o a Padova, senza problemi. Ma siccome l'Italia ha un regresso informatico che più o meno è pari, perché non c'è tanta differenza tra la realtà informatica catanese e quella milanese. Ci sono qua aziende, c'è l'ST che produce microchip pure qua a Catania, quindi non avrei guadagnato tanto. Per guadagnare veramente nel contesto professionale sarei dovuto andare in California. E io in California non ci volevo andare. Quindi ho detto, "Vabbè, se tutto è uguale, vivo in un posto che costa poco." Allora, intanto una cosa che hai detto prima del fatto che nelle grandi corporate assegnino dei lavori molto standardizzati in modo che possano essere replicabili, è assolutamente così, ed è una grossa critica che io, cioè lo capisco il meccanismo, però è esattamente il Fordismo dei colletti bianchi, ok? Cioè proprio vogliamo fare una catena di montaggio, però adesso la facciamo con la gente che ha la laurea, però è molto pericoloso farlo con quelle persone lì, infatti poi il turnover nelle grandi aziende, o diciamo il periodo medio in cui stanno è cos'è ormai un anno e mezzo, 2 anni, sembra che vada tutto bene così e a me sembra un'assurdità. Ehm, Però è la direzione. Però questo voglio anche dire, il messaggio non è non andateci, cioè nel senso a chi ci ascolta o chi c'è dentro, cioè l'importante è che tu sai le regole del gioco. Cioè, nelle grandi aziende devi andarci per fare esperienza, per conoscere tante persone, per lavorare in progetti con budget grossi, cioè ti fanno fare delle esperienze super fighe, ok? Però non aspettarti che la tua creatività abbia sfogo, ok? Imparerai l'esecuzione, il project management, la pressione, che sono comunque tutte anche cose utili. Ma l'importante è saperlo. Io, per esempio, non lo sapevo, quindi l'ho imparato a mie spese. Quindi lo dico magari a qualcuno che è più giovane e ci ascolta. L'importante è sapere, no, cosa vai. Ti pagano bene, cioè, voglio dire, non dimentichiamolo. Io sono d'accordo con te, ma una cosa, diciamo, faccio eco alle tue parole e esorterei quelli che fanno questa esperienza, visto che ti pagano bene, di non sperperare tutti i soldi che guadagnano in quel momento, perché sono importanti poi per avere più libertà. Quando ti accorgi che ti sei scocciato di lavorare nella grande corporate che ti dà moltissimi soldi, se poi hai messo 1 milione, 2 milioni da parte in 5-6 anni, sono soldi utili poi per dare alla tua vita, per non essere più schiavo del prossimo lavoro che ti viene offerto. Sì, poi in base, diciamo, la cifra che metti via in base a dove lavori, però è quello che ho fatto io, cioè magari aver messo via 1 milione, però dico, quando comunque metti via, diciamo, un periodo, una quantità di soldi che ti permette di vivere anche magari alcuni anni senza preoccuparti di lavorare, questo ti permette di fare, per esempio, quello che ho fatto io, che è mollare il lavoro, prendermi un sabbatico e dire io i prossimi 12 mesi, diciamo, mi dedico ai miei hobby, a imparare, a parlare con persone interessanti e ti dà quella libertà, quindi è sicuramente importante. E io vorrei farti una domanda, introdurre l'argomento dell'open source, perché secondo me è un argomento non solo informatico, ma molto anche, diciamo, etico e filosofico. Tu hai fatto un TEDx molto interessante 4 anni fa che invito chi ci ascolta a guardare, ma rimetterò il link sul concetto di open source. E open source cosa vuol dire? Cioè, applicato a un programma informatico vuol dire non solo che è gratis, vuol dire che tu dai anche proprio il codice sorgente, cioè dici com'è fatto dentro, no? Ed è il modo con cui tu hai iniziato Redis. E volevo chiederti, quando tu hai iniziato questo progetto, no? Che l'hai iniziato per risolvere un problema che avevi su un altro progetto, ti è sembrata ovvia la soluzione dell'open source, diciamo da informatico, o come è venuta questa realizzazione? Quando ho iniziato a fare Redis io avevo scritto per almeno 10 anni open source, forse di più, quindi già era una scelta che era stata compiuta, ma la tua domanda rimane assolutamente valida, basta spostarla nel passato, di quando ho preso questa scelta. E la scelta di scrivere software open source è una scelta politica, tanto per iniziare, perché il software open source ha avuto un effetto accelerazionista che non ha avuto nessun'altra cosa nel software, perché quando c'è stata una massa critica di sviluppatori che si sono convinti
di rilasciare quello che facevano gratuitamente in termini così liberi, è scoppiata l'informatica per come la conosciamo oggi, perché tutte le start-up potevano partire da una solida base software su cui poi creare le loro cose. Altrimenti sarebbe stata un'industria molto più simile a tutte le altre. Non è che noi due ci apriamo un'azienda di vaccini domani o cose del genere, insomma. L'informatica sarebbe rimasta di pochissimi e tutti gli altri, diciamo, a servizio di... Invece l'open source ha spianato la strada da questo punto di vista. E poi, per me, più che, diciamo, avere un'attenzione verso la mia condizione economica, era interessante che il lavoro che io stavo svolgendo avesse la più grande ricaduta possibile sulla società. Sai, si muore, siccome si muore, uno spera di fare qualcosa di significativo durante la vita. Poi di avere 1.000 lire in più o in meno, cioè non me ne fregava niente. Una volta che uno ha risolto i problemi fondamentali di avere una casa comoda, poter fare la spesa, andare dal medico quando ti serve, poi chi se ne frega, cioè, secondo me, di avere troppo di più di questo, un viaggio ogni tanto. Invece, guardarsi allo specchio dopo 20 anni di lavorare in un'azienda e dire ma io praticamente ho lavorato solo a progetti che poi sono stati terminati, a cose che non me ne fregava niente, ascoltare esigenze dei clienti che mentre le ascoltavo pensavo ma sta cosa è completamente inutile, lì sarei entrato molto più in crisi. Allora ho fatto la scelta di dare tutto quello, di lavorare alle cose che mi interessavano, dandole gratuitamente. Sono stato fortunato poi perché sono riuscito a farlo per quasi tutta la mia vita, di regalare il software che scrivevo, in un modo o nell'altro. E mentre lo facevi, perché io so che tu inizi, no, a lavorare su Redis, quindi questo, diciamo, database, questo modo di immagazzinare e leggere informazioni in modo molto più veloce, e che ha uno sviluppo che in quegli anni ci sono startup come Twitter, GitHub, Pinterest che stanno nascendo, che hanno questa esigenza, no? E quello che mi è sembrato notevole quando ti ho sentito parlare su un altro intervento è che dicevi il mio primo anno e mezzo, due, io appunto lo facevo open source, quindi lavoravo ore e ore ogni giorno e non solo programmavo, che è quella magari la parte che mi piace, ma rispondevo anche a tutti i problemi degli utenti, perché chiaramente gli utenti cominciavano a utilizzarlo e chiedevano a te, "Ah, ma questo, ma mi puoi fare questa nuova feature, questo non funziona, eccetera, eccetera." La domanda è, in quel periodo c'erano dei momenti in cui ti chiedevi, ma chi me lo fa fare? Perché sto a lavorare così tanto gratis? C'era quella domanda, o qualcuno te lo chiedeva? Mi piacerebbe sapere nella tua testa, o era, diciamo, normale, dicevi, no, questa è la mia passione, mi piace, è il mio progetto, mio figlio, e vado avanti. Ah, mm, negli ultimi anni c'è molto la diffusione di una idea che io trovo veramente bizzarra da parte di chi fa open source. Dicono, ma cosa pretendete nelle issue? Se volete che vi risolviamo i problemi, scriveteci in maniera molto educata, magari fateci una sponsorizzazione e poi vediamo in caso se lo facciamo. Io a questo modello non credo. Credo che quando tu rilasci un software open source, se qualcuno lo utilizza e ti spedisce anche dei difetti, eccetera, eccetera, ti sta facendo un favore ed è una delle più alte forme di collaborazione al software. Perché loro assieme Mm. a te stanno scommettendo su una cosa che tu stai scrivendo, di cui ti potresti stancare la settimana dopo, che potrebbe essere non adeguata per qualche motivo, più buggata di quello che sembra e così via. Quindi io la considerazione degli utenti che iniziavano a usarlo l'ho vista sempre come un atto di stima e come una cosa che ho apprezzato moltissimo. Per me era naturale quindi mettercela tutta affinché i loro problemi fossero risolti e non mi è mai pesato. Mi pesavano gli attacchi che ricevevo su Twitter, perché anche Redis ha distrutto un settore praticamente, ha fatto chiudere almeno 2 o 3 società grosse che avevano dietro milioni di dollari e questo non te lo perdonano, specialmente gli Che americani. gestivano i database in modo diverso. Altri concorrenti nello scenario NoSQL sono falliti perché loro cercavano di farci soldi, facevano le cose in un determinato modo. Redis è arrivato,
e ha un po', diciamo, aperto il campo, usavano tutti Redis, era disponibile, io gli davo supporto gratuitamente e così via, e quindi tanti hanno scelto Redis. Tu stavi lavorando appunto a un altro progetto e ti rendi conto, se non sbaglio, uno strumento per blogger per capire, diciamo, in tempo reale cosa stava succedendo sul sito. Quindi ti accorgi di avere bisogno di un modo diverso di gestire il database e cominci a sviluppare questa idea di Redis. Quando lo programmi vedi che funziona. Ero curioso di sapere, cioè, ti rendi conto fin dall'inizio che stavi costruendo una cosa di impatto enorme o è stata una sorpresa anche per te? Cioè, si realizza all'inizio quando tu dici, ah cazzo, ma questo può veramente cambiare le cose? O comunque nella tua testa poteva restare un progettino che magari utilizzavi solo tu e pochi altri? Credo che di essermene accorto, perché quando io intraprendo la scrittura di Redis, sono già un programmatore esperto con 20 anni di esperienza sulle Sì. spalle, o 15 almeno, di esperienza professionale e di esperienza di utilizzo di MySQL a livelli alti, con tanti utenti, ho gestito certe parti dell'infrastruttura di Virgilio, quando c'erano davvero tante richieste e così via con MySQL, quindi mi accorgo che, tra l'altro, poi quando io dovevo fare questo sistema qua che ti visualizzava le visite in real time dei siti, eh, quando ho visto che mi sono scontrato con delle difficoltà a gestire questo carico con MySQL, ho contattato su IRC, nel canale MySQL, tra i maggiori esperti che c'erano su di me, e dicevo, ma questa cosa qui si può fare meglio di come la sto facendo io? E mi dicevano, no, se hai fatto così, così e così è l'optimum. E allora ho detto, e allora, cioè, i database relazionali sono, diciamo, strutturalmente incapaci di gestire bene certe robe, certi carichi. E quindi quando poi ho fatto Redis mi sono accorto che era una cosa utile e importante, infatti c'è stato immediatamente una grande esigenza da parte mia di comunicarlo, perché i software se non sono comunicati, lo sai solo tu e i tuoi tre colleghi che esistono, non prenderanno mai il sopravvento. Ma questa è una cosa molto interessante. Tu hai detto, no, se non l'avessi mai raccontato, no, attraverso il mio blog, attraverso i miei tweet, non ci avessi anche proprio probabilmente messo la faccia e fatto lo storytelling, non avrebbe mai avuto un'adozione all'inizio, da lì non si sarebbe mai sviluppato. Ed è il concetto, se vuoi, anche un po' di marketing o cioè, di quanto importante è non solo avere un prodotto che funziona, ma raccontarlo con una storia. E l'ho trovato interessante perché uno dice, vabbè no, ma nell'informatica sicuramente se qualcuno fa una cosa di eccezionale, però in realtà è che ci sono talmente tanti progetti lì fuori che è difficile anche vederli questi progetti, no? Assolutamente, è decisivo anche perché nell'informatica non è che i progetti sono misurabili. Allora, se io domani faccio un ponte con un tipo di campata che tiene contro le regole che oggi sono conosciute, allora 2 giorni dopo arrivano tutti i maggiori ingegneri del mondo a vedere come funziona. Perché questa è una cosa misurabile. Ma Redis che si inventa un nuovo modello di dati, un nuovo modello di memorizzazione, non è automaticamente, perché l'informatica è un fatto umano, così come l'architettura, no? È un fatto umano, di valutazione umana. Non è che c'è proprio un meglio o un peggio, tranne che non è un algoritmo di ordinamento, una cosa proprio la parte ingegneristica dell'informatica. Non si può misurare un approccio rispetto a un altro. Quindi, se tu non lo comunichi e non crei anche un movimento culturale dietro il progetto, allora mi sono messo tanto per iniziare a scrivere sul blog, eccetera, ma non mi sono fermato a questo. Mi ricordo che un fatto decisivo è stato scrivere un piccolo programmino in PHP, ma tipo di poche centinaia di righe, che reimplementava una specie di giocattolo Twitter usando solo Redis. Quindi facevo vedere, ecco, facciamo finta che non c'è MySQL, vediamo con Redis come possiamo fare le timeline, l'autenticazione degli utenti, come registriamo gli utenti e così via nel database. Questo piccolo programma, che è stato scaricato, provato, rielaborato da una quantità eccezionale di persone, è stato assolutamente funzionale affinché la gente capisse come poter usare questo sistema qui.
E ti faccio una domanda, diciamo anche più personale. Tu, allora, hai lavorato per Redis, no? Credo una decina d'anni o più, e poi a un certo punto, nel 2020, hai detto, ti sei messo da parte, hai detto io voglio fare una pausa su questo progetto, ti sei dedicato al libro, di cui poi parleremo, e quindi da lì ho due domande, perché leggendo la tua storia, allora, da una parte mi è sembrato incredibile che tu sviluppi questo Redis, no? Questo database, e quando questo prende piede nell'industria si sviluppano tutta una serie di altre aziende, perché chiaramente se il prodotto è adottato, poi ci vogliono più persone che facciano consulenza, che facciano manutenzione, eccetera. E quindi c'è un'azienda che si chiama Redis Labs, che utilizza lo stesso nome, che poi eventualmente si chiamerà Redis, no? E tu gli dai l'autorizzazione sicuramente, no, per utilizzare questo nome, e che ha centinaia di dipendenti, milioni di fatturato, eccetera. Quindi mi sento anche in colpa a farla la domanda, perché capisco che viene da una mentalità molto capitalista, e e capisci anche come mi ha stupito a me il discorso dell'open source e come ci sto riflettendo in questi giorni. Ma a te, come creatore di Redis, non dà fastidio in un certo modo vedere uno che fa un'azienda con un sacco di dipendenti, con un sacco di milioni di fatturato, fondamentalmente sfruttando o comunque lavorando sul prodotto che è tuo? Cioè, questo passaggio mentale non c'è? O come l'hai gestito? La cosa è andata così, io faccio Redis e mi assume dopo 2 anni una grossa azienda che si chiama VMware, quella diciamo che fa il software di virtualizzazione. Loro mi assumono senza avere un piano molto chiaro su cosa fare di questo Redis. È veramente una sponsorizzazione per ridare qualcosa alla community. Perché in quel momento c'erano un paio di persone illuminate a VMware che decidevano, sai, c'è gente a volte nelle aziende in certe posizioni che fa la cosa giusta, prende un po' di soldi e li reinveste anche a fondo perduto sulla community. E pagarmi per fare Redis era una possibilità, quindi mi danno uno stipendio, diciamo, sostanziale che mi permette, diciamo così, di continuare a fare questa attività e di non smettere. Cioè il prodotto è talmente utile e lo adottano che i colossi ti bussano alla porta e ti dicono: questi sono i soldi e tu continui a fare quello che già sto facendo solo per, come dire, motivarti o per evitare che tu ti stanchi del progetto, cioè così più o meno. Esattamente, questa cosa qui mi permette, questa tua introduzione, questa tua, diciamo, materializzazione di questo concetto, di aprire una parentesi molto interessante sulla mentalità italiana. Il fatto è che invece di aspettarsi che qualcuno ti paghi e poi per fare le cose, se tu ti rendi utile all'interno di un sistema produttivo, il sistema produttivo ti sorregge, perché diventi una parte del sistema produttivo e quel sistema produttivo non vuole rinunciare a una parte utile. Quindi quello che è successo è che siccome Redis era diventata una parte del sistema produttivo, questa cosa mi era successa pure in passato con Telecom Italia. Avevamo fatto con un mio amico dei siti di Web 2.0 quando erano agli esordi di user generated content. Siccome in quel momento Virgilio era la realtà più grande che c'era in Italia, ci hanno bussato alla porta per dire: ma noi vi possiamo pagare e mettere questi due siti all'interno, diciamo, del portale Virgilio, anche con la vostra libertà, senza che ne assumiamo la proprietà. Quindi, diciamo, un accordo molto vantaggioso anche per noi. Ho detto, va bene. In Mhm. generale funziona così. L'Italia non è, diciamo, un esempio, un grandissimo esempio di meritocrazia, però in generale nei sistemi produttivi, se tu ti rendi utile, i sistemi produttivi ti sorreggono. Quindi è successo esattamente questo. Redis inizia a prendere piede ovunque. Si accorgono alla Silicon Valley che comunque non è, diciamo, per loro è un'anomalia che continui a farlo in maniera completamente gratuita. Allora, perché mi ricordo che si sono fatti avanti 3 aziende simultaneamente cercando di sponsorizzare i prodotti che facevo. E allora dico, va bene, facciamo questa cosa qua e così via. Nel frattempo, diverse società iniziano a vendere Redis in cloud come software as a service, come servizio. La prima Sì. è di un mio amico, che gli dà il nome di Open Redis alla sua società. Poi Redis Labs si chiamava inizialmente Garanzia Data.
e mi chiede, ma posso pure io avere questo nome qui, che, diciamo, Redis qualcosa? E ci mettiamo d'accordo affinché si possano chiamare Redis Labs, così gratuitamente. A un certo punto VMware si separa in due società, fa uno spin-off che si chiama Pivotal, che si occupa di cloud. E questo spin-off aveva in comune con Garanzia Data o con Redis Labs un investitore, l'investitore praticamente più importante. E allora mi parlano e mi dicono: Senti, ma perché non te ne vai a lavorare per Redis Labs? Visto che il loro focus è Redis. Ed è quello che succede, ma a quel punto poi io ho ceduto il marchio, il logo a Redis Labs. Quando si sono chiamati Redis e hanno preso il logo del sistema come loro logo, mi hanno pagato. Quindi non è stato, diciamo, Mhm. un'operazione svantaggiosa per me dal punto di vista economico. Abbiamo cercato di capire il marchio quando potesse valere a quel punto, e loro con grandissimo fair play non sono andati nelle altre società che si chiamavano, per esempio, non sono andati da OpenRedis a dire: ora tu non ti puoi più chiamare OpenRedis. Per moltissimi anni almeno hanno continuato a fare in modo che loro potessero mantenere il nome, quindi è stata una situazione, diciamo così, piuttosto illuminata da tutte le parti. E tu ci hai pensato o hai valutato l'idea di farlo tu? Cioè, nel senso, tu che sei creatore, penso che a contrattare o gestire delle persone che ti aiutino a rispondere ai clienti, cioè, hai pensato di fare un'azienda o non è mai passato, diciamo, tra i tuoi piani? Proprio perché io avevo fatto l'imprenditore in passato e avevo avuto diverse società informatiche con dipendenti, volevo che questa fosse una cosa diversa. Ho detto: questa deve essere la mia eredità informatica, non societaria. Quindi stavolta, siccome so come funziona, per certe società avevo fatto anche proprio solo l'amministratore delegato, senza mettere una riga di codice o quasi. Allora sapevo a cosa andavo incontro. Praticamente dopo un po' avrei fatto un team e io non avrei programmato più, non avrei avuto più grandi interessi. Allora con Redis Labs ho fatto un accordo, ho detto: facciamo una cosa, voi mi date delle quote della società, così che sia anche mia, e io mi Mhm. occupo solo della parte tecnica. Ok. Ed è stato un compromesso accettabile da tutte e due le parti. Loro hanno fatto bene perché poi io da quel momento in poi per molti anni ho dato dei contributi significativi al progetto. Redis si è evoluto molto poi negli anni successivi, e se io non avessi avuto un focus esclusivo per la progettazione di Redis, non sarei riuscito a fare le, le modifiche che ho fatto poi al progetto. Ed è andata bene da tutti i punti di vista, diciamo. Poi, quando anche la separazione da Redis è stata una separazione molto positiva, perché poi ci siamo messi d'accordo, ho detto: guarda, mi faccio da parte, poi hai fatto un team, abbiamo collaborato fino alla fine, ogni tanto ancora ci scriviamo. È veramente una storia interessante. Poi ti dico, loro sono stati molto di fiducia con me, quelli di Redis Labs, ora Redis, al punto che quando poi a me mi è capitato di avere delle proposte sostanziali per fargli concorrenza, sono venute delle grandissime società che vendono Redis da me a dire: ma senti, ma ti va di essere assunto? E io ho detto: dopo una vita che lavoro con loro, mi faccio da parte, ora cambio società, non mi sembra opportuno, quindi grazie alla proposta, però. È veramente una bella storia e che si distingue da tantissime storie di business perché c'è tanta etica, cioè tu che programmi gratis all'inizio, loro comunque che l'azienda che arriva e ti paga per continuare, loro che si comportano bene, quindi diciamo sentire anche una storia di business etico e alla fine tutti contenti, no? Quindi tutti ci hanno guadagnato, eccetera, quindi è un buon messaggio anche da lanciare, nel senso si può fare business in modo etico e si può dare prima perché sono anni in cui si parla solo monetizzazione, sembra tutto attorno ai soldi, no? Invece si può anche dare prima di richiedere e se crei valore aggiunto, poi il sistema, come hai spiegato bene prima, in qualche modo ti paga per questo. Poi sai che c'è stato tanto antisemitismo in questa storia, perché moltissimi venivano a dirmi in privato, non Perché è di Israele italiani, l'azienda. le aziende in Israele mi venivano a dire: ma tu ti sei messo con gli ebrei,
vedi che questi qua non sono corretti. Poi gli anni passavano, tutti gli altri database hanno cambiato licenza, abbandonando l'open source per tutti, da MongoDB a... non è rimasto uno, a parte i due grandi colossi iniziali, MySQL e PostgreSQL, tutti quelli del movimento NoSQL hanno tutti cambiato licenza verso una source available. E invece Redis Labs ha lasciato il core di Redis sotto licenza BSD, non GPL. Cioè BSD Mhm. permette per esempio ad Amazon di fare con Redis quello che vuole senza dare in cambio nulla. È la licenza Quindi più libera, diciamo. la licenza più libera, quindi praticamente gli israeliani con il loro modo di quelli di Redis Labs con il loro comportamento hanno smentito tutti questi timori. Però è stata veramente una cosa triste vedere, sai, stimati imprenditori americani avvicinarsi e dirmi: ma guarda che questi qua, cioè farne una cosa diciamo così religiosa, razziale, e così via. A parte il fatto che a Tel Aviv non trovi una persona religiosa, sono tutti atei, cosa che poi Sì, è vero, è vero. vivendo Tel Aviv ti accorgi che le cose sono molto diverse da come vengono narrate e così via. È in paese che ha delle competenze informatiche, poi di sicurezza informatica pazzesche. Mi ricordo tutto il team di sicurezza informatica di Tesla, di Palo Alto, erano tutti di Tel Aviv. Penso che abbiano, non dico il monopolio, ma sono uno dei player fondamentali a livello mondiale, che è impressionante per un paese, anche se vuoi così piccolo, no? È limitato. Sì, è incredibile. Poi la checkpoint pure, cioè ci sono delle eccellenze incredibili. 2020, appunto, ti stacchi da Redis e decidi che vuoi scrivere un libro, che abbiamo qua, Hope, che sta per World Hope, quindi speranza, speranza per il mondo, e diciamo senza fare troppi spoiler, però è un libro in teoria di fantascienza, nel senso che è ambientato in un futuro. Poi quando lo leggi nel 2023, io l'ho letto qualche mese fa, è di un'attualità sconvolgente. Io volevo chiederti, perché si parla appunto di un mondo, la nostra realtà, la nostra società tra qualche decina d'anni, in cui c'è intelligenza artificiale praticamente che governa tutti i processi economici e produttivi e disastro ambientale, quindi questo è un po' l'incipit della storia. E l'umanità che si trova a dover chiedere all'intelligenza artificiale aiuto per risolvere quello che non è riuscita ad affrontare, cioè il cambiamento climatico. E quando tu hai iniziato a scriverlo nel 2020, non ti saresti aspettata un'accelerazione dell'intelligenza artificiale come abbiamo visto negli ultimi 12-24 mesi? O diciamo anche tu che sei del settore sei rimasto stupito? No, io ero sicuro che sarebbe accaduto quello che stava accadendo perché ai tempi della scrittura di WOP i segnali erano già chiari. C'era GPT-3 che non era stato ancora fine-tuned poi per fare il chat GPT e faceva solo completion del testo, però dal modo in cui completava, per gli addetti ai lavori che si occupavano di queste cose, tu considera che io la prima rete neurale l'ho scritta 15 anni fa, anche, ma molto prima che fossero, diciamo, in voga mi ero interessato, avevo letto i paper, li avevo provate, ed ero sempre stato molto scettico sul fatto che veniva considerato un approccio non vincente. Quindi ero convinto che questa cosa sarebbe successa già da 10 anni fa e più. Quando ho visto GPT, ho detto, vabbè, ci siamo, già con gli altri modelli di Google, BART, eccetera, eccetera. E allora il tentativo di WOP era quello. A me tanto mi interessava la letteratura, narrare più che altro i personaggi, chi sono gli informatici. Ho detto, storia per storia, facciamo una cosa, proviamo a dire con 2 o 3 anni di anticipo dove stiamo andando a sbattere. Non sia mai che qualcuno lo legge e capisce, si sente più preparato a quello che è. Ma infatti se vedi nel libro ci sono contenute tutte le questioni attuali, del fatto che perché erano già chiare prima, solo che ora, allora, prima erano chiare quando ho scritto WOP erano chiare per me e per tutti gli altri addetti ai lavori di questo settore che si occupavano di queste cose. Ora sono chiare per tutte le persone, diciamo, informate, che vedono quello che sta succedendo. Per la politica saranno chiare fra 20 anni, quando sarà troppo tardi. Cioè, io che non sono un informatico, ma sono un utilizzatore, no, di tecnologia, cioè per me questo
quest'anno, il 2023, è stato scioccante. Probabilmente per te è stato già qualche anno fa, perché ovviamente le hai viste prima queste cose arrivare, io solo utilizzare ChatGPT e vedere come è evoluto in un anno, dal 3 al 4, e quindi fai un attimo una previsione, dici wow, cosa sta succedendo? E uno dei temi che tratti qua, e volevo farti una domanda, è sul discorso della coscienza delle reti neurali, quindi c'è nel libro questo numero di PT, diciamo, ma in generale è un tema che è stato discusso ultimamente. Io la prima volta che l'ho letto penso che è stato quando quell'ingegnere di Google ha detto la mia rete neurale è cosciente, no? Quindi l'idea che ci sia un numero di parametri, quindi un livello di complessità per cui una rete neurale a un certo punto diventi un organismo cosciente, no? Quindi comparabile, se vuoi, a un essere umano. Qual è la tua opinione su questo? Cioè, tu ci credi? Credi che ci sia un numero? È un'ipotesi teorica o qual è la tua opinione a riguardo? Allora, questa cosa del numero di petit è un po' una presa in giro per gli scienziati che si occupano di intelligenza artificiale, che hanno mostrato, sono gli scienziati più fortunati nella storia del mondo, perché ci hanno messo poco di loro e ora sono, diciamo, tra le persone più influenti del pianeta, pur avendoci messo davvero poco, perché le reti neurali sono quasi uguali a come quando le facevamo 20 anni fa. Quelli che ci hanno messo tanto sono stati quei pionieri lì, in particolare quello che ora ha fatto un passo indietro da Hinton, ha fatto un passo indietro da Google per poter dire guardate che c'è un certo pericolo. Sì. Ma lui, che tra l'altro suo nonno è il matematico Boll, quindi non Ah, chiunque, è boh. una famiglia di scienziati e così via, eh, lui è uno dei veri fautori dell'intelligenza artificiale, ma tutti gli altri praticamente non hanno fatto altro che inventare in maniera empirica nuovi metodi per, diciamo, addestrare queste reti neurali e nel frattempo erano dei negazionisti della scienza che loro stessi stavano, diciamo, utilizzando, perché dicevano all'inizio con i grandi modelli del linguaggio, e lo dicono ancora, anche se ora ci sono evidenze del contrario chiarissime. No, ma in realtà questo è solo un modello statistico, la previsione della parola non fa altro che fare così un po' di regressione per quanto complicata e poi spara via la parola diciamo che gli viene in mente. Sì, questo diciamo per spiegarlo per chi magari non ha mai letto niente di... Cioè, comunque stai parlando di ChatGPT, per esempio, di tutte le reti neurali. Cioè, l'idea è loro non capiscono cosa stanno dicendo, semplicemente hanno studio statistico e sanno che dopo questa parola è molto probabile che stia bene quest'altra parola, no? Spiegata proprio... Esattamente, se non che chiunque avesse letto un po' di filosofia e avesse utilizzato per 5 minuti ChatGPT si rende conto che ciò non è possibile. Cioè, Esattamente. è semplicemente impossibile avere questa qualità di risposte speculativa soltanto facendo una predizione casuale della parola. Quello che accade è che quando tu forzi una rete neurale a predire la parola, ed è così grande la rete neurale come quella di GPT, per provare a beccarci, inizia a sintetizzare non solo un modello statistico su quale parola seguirà, inizia a cercare di capire che si è detto finora per cercare di capire di che si sta parlando e quindi approssima dei ragionamenti. Ok? Perché la predizione della prossima parola può essere un processo che si spinge anche a qualsiasi livello di intelligenza per cercare di beccarci, fino al punto da capire il contesto di quello che si sta parlando e cercare di fare delle ipotesi sensate in modo da beccare la prossima parola e allora questo inizia a spiegare. Quindi il fatto che il modello venga fatto il training sulla predizione della prossima parola non limita in alcun modo la profondità poi speculativa a cui si possa arrivare per cercare di approssimare quella prossima parola. E infatti vediamo tutti che piuttosto che un pappagallo stocastico è un sistema che comunque ha delle limitate capacità di ragionamento. Queste limitatissime capacità di ragionamento che però ci sono, unite a una quantità di informazioni enormi che il sistema ha, quindi come una persona poco intelligente che però sa tutto, o quasi tutto, fa sì che il modello è utile già ora per risolvere diciamo, dei problemi o per fare
non lo so, delle scelte anche sensibilissime nella traduzione. Per esempio, ho tradotto alcuni racconti che sto scrivendo per ora in inglese con GPT-4 e il livello di traduzione ormai è quasi quello di un traduttore umano, e così via. O per fare il reverse engineering del codice, tu gli spari praticamente l'assembler e gli dici: ma secondo te come poteva essere scritto il programma che ha generato quest'assembler? Quindi un problema complicato, altro che... Cioè, come fai tu con un pappagallo stocastico che ti spara fuori la prossima parola a fare la decompilazione? In realtà dentro la rete neurale c'è ormai, ci sono talmente layer di complessità, di comprensione semantica dell'input, dei token di input che gli dai, che può fare dei ragionamenti non banali. Però questa cosa viene continuamente rifiutata dalla maggior parte degli esperti, tranne che da alcuni, tipo Hinton, che è quello che queste cose le ha inventate e ha inventato insieme ad altri la back propagation. Dice: no, non credo che possa essere così e credo che dobbiamo stare attenti. Io credo che in questo momento non può essere smentito il fatto che reti neurali molto più complicate arrivino alla AGI, cioè alla intelligenza generale. Quindi quelli che dicono, come LeCun: no, questa roba qui non è possibile semplicemente farla più complicata di così, al fatto che sia intelligente o pericolosa, io credo che siano degli oscurantisti, perché non siamo in questo momento nella condizione né di affermare una cosa né di smentirla, perché noi delle reti neurali ne sappiamo poco. Noi abbiamo inventato la backpropagation come noi esseri umani, che è un modo per fare il training. Non capiamo di preciso cosa succede all'interno, se non nelle reti più semplici, ma quelle fatte da pochissime, non lo so, da 100 parametri, e già si fa fatica. Quelle fatte da mezzo, quelle fatte da 500 miliardi di parametri, non ci capiamo Mhm. nulla, e quindi non è possibile fare affermazioni. Questo è un passaggio fondamentale, cioè, che non so se è chiaro a tutti, ma cioè, anche per gli esperti del settore la rete neurale è un po' una scatola chiusa. Cioè sappiamo come l'abbiamo costruita, però esattamente come funziona non lo sappiamo, quindi anche fare speculazioni su quello che succederà, sul numero di parametri, è molto, diciamo, sì, è molto speculativo, è molto di supposizione. Però detto che altri si sono espressi con pensieri, preoccupazioni, io mi ricordo anche Elon Musk qualche anno fa aveva cominciato a dire, per quanto controverso sia il personaggio, però ci sono tanti persone anche influenti che hanno detto no, ma bisogna aprire perché questo non è un tema di tecnologia, è un tema di etica. Qual è la soluzione o quale sarebbe l'approccio? Cioè tu cosa proporresti o qual è la tua preoccupazione? Che non ci siano dei comitati etici? Perché anche lì quando crei dei comitati etici poi vai molto sulla politica, se entra la politica si blocca tutto. Tu come la gestiresti? Cioè cosa ti piacerebbe vedere? Non credo al comitato etico, ci vuole un comitato scientifico. Io la vedo così: la intelligenza artificiale non può essere ricacciata indietro, anche perché il potenziale positivo è molto superiore, secondo me, al potenziale negativo. È probabile che grazie all'intelligenza artificiale e a una capacità speculativa superumana su alcuni temi riusciremo a superare certe malattie, certi limiti, oltrepasseremo anche, diciamo, il capitalismo e smetteremo finalmente di lavorare e così via. Però secondo me serve una commissione scientifica governativa, anche multigovernativa, che dica: ora noi abbiamo noi un unico diritto internazionale, che è quello di poter vagliare tutte le reti neurali che in questo momento si stanno facendo. Quindi GPT sta facendo GPT-5, a noi ci dovete dare una preview di queste cose, di come funziona. Noi non la riveliamo a nessuno. L'unico nostro scopo come ente governativo è quello di monitorare affinché capiamo in tempo se ci sono delle avvisaglie di autocoscienza e di pericolosità in generale di queste reti neurali. Qualora vedessimo che c'è un rischio, diciamo, estintivo, perché ci sono sintomi già di autocoscienza, e allora ci fermiamo e diciamo: valutiamo il da farsi. Finché la AI non mostra di essere un pericolo, diciamo, non un pericolo di tipo sociale, perché secondo me questo pericolo
siamo in grado di affrontarlo, il fatto che salteranno i lavori e tutto quanto. Abbiamo avuto come umanità altre sfide prima d'ora e ce la siamo cavata, ma poi non si può dire, vabbè, una delle cose più importanti della scienza odierna ricacciarla indietro perché abbiamo paura delle conseguenze sociali. Quelle si gestiscono politicamente. Il fatto è che non possiamo rischiare di estinguerci. E allora ci Mhm. vuole qualcuno che dice, vaglio man mano i progressi della scienza, quando vedo che c'è un rischio, posso a questo punto mettere in pausa le aziende da fare reti più complicate di quelle che ci sono attualmente, ci sediamo a un tavolo e valutiamo. Invece questa cosa non esiste, in questo momento storico non c'è nessun ente del genere. Molto molto interessante. Io rimostro il libro anche per chi ci ascolta, leggetevi WoP, a me è piaciuto molto, anzi quando è finito sono rimasto anche un po'. Volevo chiederti se ci sarà un sequel, anche se è magari difficile da immaginare, ma mi è piaciuto molto, scrivi molto bene, te lo dico sia per questo libro sia per la biografia. Dopo hai iniziato una serie di biografie su informatici illustri, ho letto quella di Richard Fox e va veramente via liscia, quindi continuo su questo progetto, almeno sicuramente qua hai un fan. E Grazie mille. il bello di WoP, a parte metterti, darti delle buone prospettive su quello che potrà succedere, perché ripeto, è fantascienza, ma è fantascienza molto vicina al nostro presente, ma ci sono anche tutti dei concetti etici interessanti, il reddito universale, che lei ha accennato prima, ma insomma è abbastanza facile intuire che se non ci sarà quella soluzione del reddito universale con quello che sta succedendo con l'intelligenza artificiale, ci sarà un grosso problema a livello di società, no? Anche perché se c'è una macchina che lavora a posto tuo, se io continuo a pagarti e la macchina non la devo pagare, l'economia è in pari. Cioè quindi se i governi si preparano a dire Non ti dà sostituiamo, fastidio, diciamo. esatto, invece se permettiamo al capitalismo di dire ora io non pago più questa persona per aumentare il surplus e la butto fuori e chi se ne frega se muore di fame, e lì è un problema, lì diventa un problema, significa accentrare ancora di più la ricchezza eh, e diventa un guaio. Ehm, invece per quanto riguarda diciamo il seguito di WoP, credo che sia autoconcluso così. Poi magari qualche personaggio potrebbe tornare. Per ora sto scrivendo ancora della fiction perché Richard Fox, per esempio, non è mai esistito, così come la suora informatica che è il secondo racconto. Invece il terzo Sì. sì, perché il terzo della collezione di 9 che uscirà fra qualche mese è un true crime e parla di Hans Reiser che è praticamente l'informatico che ha ucciso la moglie nel 2006 mi pare, ha ucciso la moglie ed ora è in carcere, ma lui era una parte importante degli sviluppatori di Linux perché era l'autore Mm. di Razer FS, il primo file system journaled, quindi più resistente alla perdita dei dati che c'è stato su Linux. Poi però ha ucciso la moglie e quindi la sua carriera ha preso un'altra strada. È diventato famoso per qualcos'altro, purtroppo. Esatto. Beh, sono sicuramente curioso di. Comunque sei, diciamo, sei un artista a tutto tondo. Tra l'altro il tuo primo video su YouTube, non so se tu lo sai o se te ne ricordi, ma sei tu che suoni la chitarra e canti una canzone di un video di 15 anni fa. E quindi è bello far conoscere anche queste sfaccettature, no, dei professionisti, perché poi insomma i professionisti non sono mai. Ah sì, è l'informatico che ha fatto Redis, cioè no, ovviamente ha altre 100.000 passioni e 100.000 punti di vista. Quindi per me, Salvatore, è stato un gran piacere. Mi hai dato tanto da pensare sia sull'intelligenza artificiale sia sul. Mi piacerebbe trovare cosa posso fare io a livello di open source, cioè ci penserò e anzi chi ci ascolta, pensateci anche voi in qualsiasi business che facciate. Cioè, mi sembra bello l'idea di dare qualcosa senza necessariamente aspettarsi l'euro prima di darla. Tu sei in una posizione molto interessante dal punto di vista delle tue competenze, perché finalmente l'open source sta avendo un movimento di open hardware significativo. Mm, E a ciò hanno concorso alcune cose.
per esempio la stampa 3D che permette la prototipazione immediata di prodotti, la disponibilità di queste MCU, di questi controllori piccoli che costano 1 euro e sono potentissimi, come le SP32, le STM32 e così via. Ho visto che hai parlato di stampa 3D ultimamente, dammi qualche idea, visto che adesso ho anche tempo e energie mentali, in che settore in particolarmente secondo te è promettente o c'è da fare? A me mi interessa molto su questa cosa qua della prototipazione. Per esempio, per ora sto lavorando a un progetto che usa LoRa, che è un protocollo RF che significa long range. In pratica, con pochissimi milliwatt puoi spedire dei messaggi a 100 km, 50 km, anche se ci sono edifici in mezzo, comunque ti fa 2-3 km di distanza. Una cosa veramente incredibile, con, non lo so, 10 milliwatt di potenza quindi con un dispositivo a batteria che dura per giorni, puoi comunicare a grandissime distanze. E allora abbiamo fatto questo progettino qua e per esempio ho costruito il case, ho progettato il case e l'ho stampato in 3D per dare a questo sistema una fisicità anche per i contenitori a tenuta stagna, per i sensori di temperatura che con l'ora spediscono le letture per esempio dalle vigne, dalle viti a un sistema poi centrale per fare agricoltura di precisione e così via. Quindi si può fare veramente di tutto, cioè questi chip CPU programmabili con una quantità di sensori enorme che puoi comprare, di prossimità, di temperatura. Bella questa cosa, cioè dire applicare la tecnologia a magari ambiti più tradizionali che non sono stati particolarmente ancora invasi dalla tecnologia. Io una cosa che penso molto a volte mi piacerebbe fare, adesso magari ci do un'occhiata, ma è il discorso domestico, cioè domotica di casa, cioè io vivo in una casa che è tipo uguale a quella in cui viveva mio nonno. Questo è molto, cioè nel senso non c'è niente di tecnologia, di diverso. Cioè ancora apro gli interruttori, li chiudo, apro le porte in maniera manuale, cioè nel 50 quando Asimov scriveva, capito, Io Robot e tutte quei libri, quelle saghe che sto leggendo che sono fantastiche, non credo ci si sarebbe immaginato che, per esempio, il progresso della casa o degli appartamenti fosse tanto stagna, cioè c'è pochissima tecnologia. E quindi, tipo, mettersi lì e dire, ok, perché sto dando per scontato che questo sia normale, come sarà la casa del futuro? E ci sono sì dei molti progettini do it yourself o diciamo manuali e mi ha dato una buona idea. Noi vorremmo applicare l'ora a questa tecnologia perché, per esempio, i dispositivi attuali, tipo i Sonoff e questi qua che vengono venduti moltissimo, o come si chiama l'altro, Fritzbits, qualcosa del genere, non mi ricordo come si chiama l'altro protocollo che Mhm. usano moltissimo, sono tutti limitati nella distanza perché usano la modulazione FSK o OK, che sono quelle normali che si usano in queste frequenze libere, tipo da 443 MHz, eccetera, queste frequenze libere. Invece con Sì. l'ora non ci sono questi limiti. Tu puoi avere, per esempio, nello scantinato di casa, non lo so, in garage, un sensore di temperatura, poi abiti all'8° piano e ti arriva il segnale senza problemi. Quindi vogliamo provare anche a buttare, Wow. perché io per ora ho fatto questo, ho preso praticamente l'ora. Poi loro avevano creato sopra l'ora un protocollo che si chiama LoRaWAN, che è una di queste cose mostruose che progettano le commissioni. Terribile. L'abbiamo buttato via e ho creato da zero un protocollo che ho rilasciato su GitHub. E sulla Mhm. base, su questo protocollo e su questo software che ho scritto che implementa questo protocollo, vogliamo con un altro team di ragazzi qua a Catania dargli delle diverse declinazioni, tra cui una è la domotica. Bello, quindi lo trovo su GitHub. E Sì, l'ora, cioè si scrive l'ora, L-O-R-A? sì, long range. Anche per chi ci ascolta, dove possono seguirti? Sei molto attivo su Twitter, ho visto, no? Un po' meno su LinkedIn, su GitHub Sì, hai tutti i tuoi progetti? su GitHub, su Facebook, pure il mio account è aperto, diciamo, si può seguire il mio Facebook. Vabbè, scrivo moltissime stronzate, però a volte scrivo di più di letteratura su Facebook, su LinkedIn, su Twitter. Twitter lo uso un po' di meno perché da quando è passato di mano ha, ha perso tanto. Sta succedendo, però
È un grosso problema Ho visto questo. il tweet sul logo, era interessante. Sì, È un immagino che tu, problema, anche un perché tu sei un problema. early adopter, no? Cioè lo usi probabilmente da quando? Da 15 anni Dall'inizio, da Twitter. quando hanno aperto. Solo che questo è un problema da affrontare perché là si erano create delle community, specialmente per l'informatica, che erano decisive per le sorti dell'informatica, perché là c'era la gente giusta che parlava e seguiva la gente giusta ed era il modo per far sapere che stavi lavorando a certe cose. E ora non è più possibile usarlo, quindi si è rotto un sistema con Twitter non lo so come andrà. Non sei un gran fan di Elon Musk, capisco. No, purtroppo no. Ci sono anche dei riferimenti a Swap. Ah sì? Cioè c'è un personaggio ispirato a lui? No, ma delle vicende che vengono raccontate, che poi te lo scrivo in chat poi. Ah, ok, non ci ho fatto caso quando l'ho letto. Beh, io diciamo, insomma, conosco abbastanza il personaggio, anche perché ci ho lavorato per Tesla 3 anni insomma, sicuramente molto controverso. Ne ha fatto tante belle cose e ne ha fatte altrettanto brutte. Purtroppo il problema è quando una persona ha troppo potere, diciamo è quello, secondo me. Io, io ero molto fan suo, cioè se tu guardi le sue interviste dell'inizio del 2000 era un'altra persona, poi io posso solo immaginare quando tu hai quella quantità sia di stress, sia di soldi, sia di fama, cioè non impazzire io a volte penso è già un gran risultato. E la cosa migliore è tipo deformarti come il suo caso, insomma è chiaramente un mostro, cioè nel senso grande imprenditore, tutto quello che vuoi, però diciamo, quello che dice, come si comporta. Sono d'accordo, cioè praticamente qua il tema è che non è davvero colpa sua, perché il capitalismo non prevedeva che si arrivasse al fatto che una persona può prendere un'azienda quotata in borsa e fare il re di Twitter. Oggi cambia logo e senza neanche contare sulla board, la ritira dal mercato e diventa il suo giocattolo. Una cosa del genere non era prevista. E quindi è una cosa veramente incredibile, perché una persona singola può accedere mentalmente. Il sistema dovrebbe avere invece delle limitazioni che non... Ma guarda, ma già basta mettere un limite massimo all'arricchimento che Mm. puoi conseguire anche nei sistemi capitalistici. Per esempio, il capitalismo, quello teorico puro, dice che oltre un certo guadagno devi pagare il 99% di tasse, anzi il 100%. Cioè, se tu sei, dopo che guadagni per esempio 1 miliardo, non puoi più essere più di singolo miliardario. Multimiliardario non dovrebbe essere concesso. Quindi questo fa sì che Twitter al più potrebbe essere, per esempio, non lo so, di 50 persone, di proprietà di 50 persone, non di una. Sì, ma diceva anche, forse era Olivetti che diceva che comunque deve esserci un rapporto tra il capo dell'impresa e l'ultimo degli operai. Penso che lui dicesse tipo 100, ok? Cioè se tipo quello guadagna X, io posso guadagnare al massimo 100X perché è giusto che un imprenditore guadagni molto di più perché si è preso il rischio, perché ha delle capacità. Non è 100, magari è 1000, magari è 10.000, però qua stiamo parlando di milioni, cioè non può una Esattamente, il persona moltiplicatore arrivare non ha e in un senso. anno 100 billion, cioè non può essere. Ma poi, sai, la mia idea è che Twitter è un'azienda a scopo di lucro creata da alcuni, ma man mano che si sono susseguite generazioni di ingegneri a lavorarci e man mano che degli utenti per decenni ormai praticamente lo hanno arricchito e lo hanno fatto diventare quello che è vero che è di proprietà di qualcuno, ma in parte anche ha un valore sociale, è anche della Certo. società tutta. Questa società, questo valore sociale, ovviamente non deve essere in contrasto col fatto di farci dei soldi, non può però neanche diventare il giochino di un singolo. Sì, 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 come l'informatica, cioè a un certo punto arriva che ha un valore sociale che non può essere privatizzato o messo. Tanta food for brain, no? Tanto cibo per il nostro cervello. Io ti ringrazio un sacco, Salvatore, perché diciamo, non è, purtroppo non capita tutti i giorni di fare conversazioni così, quindi è stato veramente, veramente un piacere. Grazie a te Lorenzo, è stato veramente un grande piacere pure per me e sono contento di essere stato in tua compagnia.
Grazie, e ringrazio anche chi ci sta guardando, chi ci ha ascoltato per il supporto. Se, insomma, se avete commenti fateci sapere, e tanto noi siamo sui social, quindi ci trovate. Grazie a tutti e buona giornata.